Allora, sono discorsi da fare. Va bene, i capelli sono bianchi, è logico. Lunedì intendevamo trovarci ben poche volte, se no, sporca, eh. Allora, sentite questa. Guarda, cos'è? Queste sono le ultime parole pronunciate dal comandante Domenico Gatti al copilota Enzo Fontana, secondo la registrazione della scatola nera dell'aereo Itavia IH-870, ritrovata a più di 3.000 metri di profondità. 27 giugno 1980, ore 20:08. Il DC-9 del volo Itavia IH-870 parte dall'aeroporto di Bologna con destinazione Palermo-Punta Raisi. Decolla con circa 2 ore di ritardo per via del maltempo. Intorno alle 20:59 l'aereo scompare. Alle 21:25 l'aereo viene segnalato come disperso e partono le ricerche, che coinvolgono navi e il 15° stormo di elicotteri del soccorso aereo. I resti del DC-9, alcuni corpi dei passeggeri e una macchia di carburante vengono individuati solo alla mattina del 28 giugno, nella sezione di Mar Tirreno, tra Ustica e Ponza. L'esame autoptico racconta gli ultimi istanti dei passeggeri del volo Itavia. L'aereo si è aperto in volo e la decompressione improvvisa ha causato lesioni polmonari alle persone a bordo. Non ne ha causato il decesso, ma la perdita di conoscenza. Le lesioni fatali si sono verificate pochi istanti più tardi all'impatto con l'acqua. Gran parte degli oblò del DC-9 vengono ritrovati intatti, circostanza non compatibile con l'esplosione di un ordigno a bordo. Inoltre, nei pressi del relitto viene rinvenuto anche un serbatoio militare staccabile, appartenente a un caccia di fattura statunitense mai identificato. Seguono inchieste e perizie, che si contraddicono e puntano il dito contro fattori diversi. Viene dichiarato che l'indagine ha subito troppi depistaggi e le prove sono state inquinate da diversi fattori. Nel 1987 il relitto viene recuperato a 3.700 metri di profondità. Nel recupero viene coinvolta l'azienda francese Ifremer. Tra il 1987 e il 1991 l'85% dei resti del DC-9 vengono riassemblati in un hangar, dove rimangono fino al 2006. L'ipotesi più sopportata sull'accaduto è un abbattimento avvenuto per errore in una battaglia aerea fra un MiG libico e un aereo francese o di un altro paese NATO. Nel 2007 Francesco Cossiga, presidente emerito della Repubblica che all'epoca dei fatti era presidente del Consiglio, ha rivelato che secondo i servizi segreti italiani il missile che ha abbattuto il volo Itavia era partito dalla portaerei Clemenceau o più probabilmente dalla Foch della marina francese. Il motivo? Abbattere l'aereo su cui si sarebbe dovuto trovare Muammar Gheddafi. E vedemmo, in una luce immensa, che è Dio, un vescovo vestito di bianco. Insieme a vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, salirono una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia. Questo è un estratto del terzo e ultimo segreto di Fatima, scritto da Sor Lucia dos Santos e rivelato al pubblico nel 2000. La donna era una dei 3 pastorelli che avrebbe visto la Madonna in alcune apparizioni avvenute nel 1917 a Fatima, in Portogallo. Gli altri 2 pastorelli sono mancati nel 1919 a causa dell'influenza spagnola, rendendo Lucia l'unica testimone. Il terzo e ultimo segreto parla, secondo alcune interpretazioni, dell'attentato alla vita di Papa Giovanni Paolo II nel 1981. Quello che però non è chiaro è perché sia stato tenuto segreto per quasi 20 anni dopo l'accaduto. Presto, alcuni giornalisti hanno iniziato ad analizzare le dichiarazioni avvenute sul tema negli anni e a evidenziare forti contraddizioni. Voci e fughe di notizie mai confermate avevano parlato di un contenuto diverso del terzo segreto, e se la parte rivelata fosse solo una frazione dell'ultimo testo, e se il vero contenuto fosse stato tenuto al segreto perché troppo scioccante. La parte celata, mai rivelata, di cui il Vaticano nega l'esistenza, sarebbe quindi il quarto segreto di Fatima e conterrebbe rivelazioni ben più serie del tentativo estremo di Ali Akçaa. Nell'isola di Imral, nel Mar di Marmara, c'è un penitenziario di massima sicurezza con un solo detenuto. Quest'uomo è Abdullah Öcalan. Ma chi è Öcalan? L'uomo è un cittadino turco di etnia curda e i reati di cui è accusato sono tradimento e separatismo. Leader del partito dei lavoratori del Kurdistan, Öcalan è visto come la minaccia principale all'integrità dello Stato turco. Le idee di Öcalan hanno sempre spinto il popolo curdo, al giorno d'oggi ancora diviso tra diversi stati del Medio Oriente, alla lotta per la propria indipendenza. Le circostanze del suo arresto, però, sono poco chiare.
Nel 1998 Öcalan si trovava in fuga tra diversi stati europei dopo un mandato di cattura spiccato dalle autorità turche, stato in cui, all'epoca, era ancora in vigore la pena capitale. In fuga dalla Grecia, Öcalan arriva in Germania e poi in Italia, dove in un primo momento il governo D'Alema sembra dargli asilo. La posizione del governo italiano, però, sotto pressione degli alleati, cambia e Öcalan viene mandato in Kenya prima che i giudici possano concedergli l'asilo politico, in una manovra controversa di cui non è chiara la causa. Arrivato in Kenya, Öcalan si rifugia nell'ambasciata greca, ma nel 1999 finisce in mano ai servizi segreti turchi. Si presume che la CIA e Israele siano stati coinvolti in una dinamica poco chiara, che porta Öcalan a essere l'unico detenuto in un carcere dove subisce l'isolamento per 23 ore al giorno. Dalla prigione, Öcalan ha avuto un cambio ideologico ed è diventato sostenitore del confederalismo democratico, un'ideologia non violenta che promuove democrazia diretta, femminismo ed ecologia, e promuove un'amministrazione esula di istituzioni ufficiali come uno Stato sovrano. Non è chiaro se questo cambio di ideologia sia il risultato di pragmatismo dettato da una visione pessimista sulla causa curda o se sia l'esito di ben altre pressioni ricevute in cattività. C'è una Renault 4 in via Caetani a Roma. Non lontano dalla sede del PCI, nel bagagliaio, ci sono i resti di un uomo. È stato freddato con 2 colpi di pistola. È il 9 maggio 1978 e quelli sono i resti di Aldo Moro, presidente della DC ed ex presidente del Consiglio dei Ministri. Questo è l'ultimo atto di uno dei capitoli più bui della storia italiana, durato 55 giorni e su cui rimangono ancora tanti, troppi dubbi. Tutto comincia il 16 marzo 1978. Aldo Moro è in auto con la propria scorta e si sta dirigendo in Parlamento. Quel giorno, il Parlamento deve votare la fiducia al governo presieduto da Giulio Andreotti. A sostenerlo ci sono i 2 principali partiti italiani, la DC e il PCI, in un atto senza precedenti, che avrebbe portato il PCI alla maggioranza di governo per la prima volta dal 1947. L'evento è noto come il compromesso storico. L'auto di Moro arriva all'incrocio fra via Fani e via Stresa e qui un veicolo con una targa diplomatica lo blocca. 4 individui con uniforme all'Italia spuntano da dietro una siepe e aprono il fuoco. La scorta di Moro viene eliminata e il presidente viene prelevato con forza e fatto salire su un'auto. Quegli uomini appartengono alle Brigate Rosse. Moro viene condotto in un condominio in via Montalcini a Roma e i suoi carcerieri iniziano trattative con lo Stato per la scarcerazione di prigionieri politici. Il governo Andreotti decide di non collaborare e così i brigatisti, tramite il Tribunale del Popolo, eseguono un processo a Moro, in cui viene ritenuto colpevole di aver collaborato con forze capitaliste e imperialiste per rafforzare lo Stato borghese e indebolire il progresso del socialismo. Dalla prigionia Moro scrive delle lettere. Non è chiaro se siano spontanee, originali o manomesse, mentre le forze dell'ordine si rivelano inefficaci. Il 9 maggio, dopo una votazione interna ai membri delle BR sul fatto di Moro, il presidente viene condannato alla pena capitale, nonostante diversi membri si dichiarino contrari. Diversi misteri rimangono tuttora sulle circostanze di questo evento. Se il coinvolgimento delle BR è certo, rimangono dubbi su quello di altri attori, anche stranieri, e sul perché lo Stato italiano sia stato così passivo nelle indagini. Il compromesso storico avrebbe reso possibile la collaborazione, in uno Stato membro della NATO, tra le 2 forze percepite come in antitesi durante la Guerra Fredda. Sia l'Unione Sovietica che gli Stati Uniti sarebbero stati contrari a un simile risultato. I loro servizi segreti, così come la massoneria, sono sospettati di aver avuto una parte nel caso, ma queste ipotesi non sono mai state comprovate, in un caso che a oggi rimane pieno di domande senza risposte. Operazione Blue Moon è il nome in codice di un'operazione segreta eseguita dalla CIA e i servizi segreti italiani deviati, mirata a diffondere quantità massicce di sostanze stupefacenti in Italia. Lo scopo? Minare i movimenti di contestazione dell'epoca, di cui i giovani erano gli attori principali. L'operazione prevede false retate, rapporti gonfiati per destabilizzare il movimento che minaccia di voler informare le istituzioni italiane. L'operazione Blue Moon si inserisce nella strategia della tensione ed è affine al golpe borghese, che avrebbe dovuto usare la corruzione delle fasce giovanili italiane come una delle giustificazioni per il colpo di Stato. Riguardo al fatto di Emanuele Orlandi, per
trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Sant'Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca, e chiedete al barista di via Montebello, che pure la figlia stava con lei. È la telefonata anonima che arriva alla redazione di Chi l'ha visto nel luglio 2005, che porta a ritrovare la tomba di Enrico De Pedis nella Basilica di Sant'Apollinare a Roma. Era uno degli esponenti della banda della Magliana ed era morto nel 1990. Associato a diversi misteri che abbiamo già visto in precedenza negli altri video dell'iceberg, quello più noto è la scomparsa di Emanuele Orlandi, di cui ho fatto un video approfondimento che sembra abbiate gradito. Lo spostamento del corpo di De Pedis dal cimitero del Verano alla cripta di Sant'Apollinare era stato richiesto dalla vedova e approvato dal cardinale Ugo Poletti. La motivazione ufficiale era la presunta attività di beneficenza di De Pedis alla comunità della parrocchia. Diversi commenti nel video di Emanuele Orlandi mi hanno fatto notare che l'evento non sarebbe controverso perché la presunta cripta sarebbe stata sconsacrata e non parte della basilica in sé, o del fatto che la telefonata a Chi l'ha visto sarebbe, secondo alcuni, un falso per promuovere un libro. Non colgo la pertinenza di simili precisazioni. De Pedis era un criminale violento. Lo spostamento della salma nella basilica o nei suoi pressi non ha nessuna giustificazione e il fatto che la telefonata potesse essere un gesto di marketing non cambia il fatto che De Pedis fosse sepolto proprio qui. La decisione del Vaticano di concedere una simile sepoltura rimane controversa e ufficialmente la Santa Sede non ha mai rivelato cosa ci sia veramente dietro una simile scelta. Nel 1979, a nord di Torino, Oberto Airaudi fonda la federazione di Damanhur. Si tratta di una comunità fornita di costituzione privata con un capo di governo e 5 ministri e di una moneta chiamata credito. La comunità nasce per diffondere discipline parapsicologiche e l'uso di metodologie terapeutiche non convenzionali. Alla comunità si sono uniti centinaia di individui e nel tempo l'indipendenza della federazione è stata accentuata sotto tutti i punti di vista. Secondo alcune fonti, però, la federazione Damanhur non sarebbe un'innocua comunità per il self-help e il benessere dei membri, ma qualcosa che presenta similitudini preoccupanti con le sette. Ricatti e mentalità dell'assedio sarebbero le strategie principali usate per evitare l'uscita libera degli elementi della federazione. Alcuni ex membri hanno raccontato di abusi sia fisici che psicologici e di irregolarità avvenute all'interno della comunità. La totalità della dottrina promossa da Damanhur rimane sconosciuta, così come quello che accade all'interno della comunità. Leggende e voci di corridoio su eventi soprannaturali avvenuti all'interno della comunità non fanno che nutrire l'alone di mistero su cosa avvenga veramente all'interno della federazione. Domenica 19 luglio 1992, in via Mariano D'Amelio, a Palermo, alle ore 16:58, una Fiat 126 esplode di fronte al numero civico 21. Qui risiedono la madre e la sorella del magistrato Paolo Borsellino, che perde la vita nell'esplosione. Tra gli oggetti di cui Borsellino era in possesso c'è un'agenda rossa in cui l'uomo ha scritto appunti e informazioni rinvenuti durante le sue conversazioni con collaboratori di giustizia e persone vicine a Cosa Nostra. Il giorno della strage l'agenda sparisce. Seguono notizie mai verificate, contraddizioni e depistaggi su cosa sia successo a questo elemento di prova e su chi lo abbia fatto sparire. Il perché, però, è evidente: il suo contenuto. Pubblicare il contenuto dell'agenda rossa avrebbe probabilmente compromesso la posizione di potenti e innescato una forte reazione nel pubblico italiano, che al giorno d'oggi è a conoscenza solo di una parte della storia. In alcune intercettazioni fatte a Totò Riina nel 2013, mentre era in carcere, il boss mafioso allude al fatto che l'agenda sia stata fatta sparire dai magistrati stessi, perché spaventati dal suo contenuto. Secondo l'uomo, a far sparire il quadernino sarebbe stato il sistema giudiziario italiano. Senza l'originale è impossibile ricostruire che cosa l'agenda rossa contenesse, ma è facile immaginare che sia stata distrutta tanto tempo fa. Luigi Ilardo, nato a Catania, è stato un mafioso italiano associato a Cosa Nostra. L'uomo è stato arrestato nel 1983 per le sue attività criminali e successivamente condannato a 17 anni di reclusione. Durante il periodo di prigione, Ilardo ha ricevuto maltrattamenti e torture, che ha poi raccontato alla famiglia. Nel 1992, però, le stragi commesse da Cosa Nostra ai danni dello Stato italiano creano in Ilardo un cambio di coscienza e lo portano a decidere di collaborare con la giustizia. Gli anni in galera, però, hanno reso datata le informazioni che Ilardo aveva su Cosa Nostra e viene quindi deciso
di reintrodurlo nell'organizzazione come un infiltrato. Qui Ilardo raccoglie informazioni che coinvolgono l'ambiente della politica, legami tra Cosa Nostra ed estremismo di destra e alcuni accordi tra mafia e partiti politici emergenti dell'epoca. A 5 giorni dall'inizio della collaborazione ufficiale di Ilardo con lo Stato italiano, il 10 maggio 1996, 2 persone a bordo di una moto lo raggiungono sotto casa e lo freddano con 8 colpi di arma da fuoco. Il caso rimane controverso per la natura delle rivelazioni che Ilardo era sul punto di fare e per come la giustizia abbia gestito l'inchiesta. Al giorno d'oggi nessuno è mai stato condannato per l'omicidio, nonostante diversi testimoni. È un sabato mattina a Bologna e alla stazione centrale fa caldo. Sono le 10:25 di quel 2 agosto quando l'orologio si ferma e la stazione diventa un inferno. L'androne della sala d'aspetto di seconda classe viene divelto da un boato che proietta più di 200 persone a diversi metri da dove si trovavano solo un istante prima. È la strage di Bologna, dove un ordigno causa ferite a centinaia di persone e il decesso di 85 di questi. In un primo momento, l'ipotesi è quella del malfunzionamento di una caldaia, presente sotto il punto della detonazione. Un'ipotesi che regala tempo prezioso ai colpevoli, che riescono ad allontanarsi indisturbati. Il governo Cossiga riceve informazioni contraddittorie dal Sismi. I servizi segreti puntano il dito contro gruppi neofascisti, verso le Brigate Rosse e poi verso gruppi eversivi libici. Il 28 agosto dello stesso anno vengono spiccati i mandati di cattura per i militanti dei Nuclei Armati Rivoluzionari, Terza Posizione e Movimento Rivoluzionario Popolare, 3 organizzazioni di estrema destra a matrice neofascista. L'inchiesta viene caratterizzata sin da subito da depistaggi e dalla palese volontà di una fazione occulta di allontanare le indagini dalla verità. Secondo alcuni, i colpevoli del gesto erano proprio i NAR, in un atto di vendetta per la persecuzione di altri membri del gruppo, già coinvolti in stragi precedenti. Secondo altri, si tratterebbe di una guerra occulta fra Stati Uniti e Libia, o tra Israele e OLP, dove l'Italia sarebbe stata presa come bersaglio per la sua posizione non chiara in questi teatri. L'associazione dei familiari delle vittime, però, sostiene sin da subito che, come in altre stragi del periodo, l'ordigno era stato posizionato solo da meri esecutori e che i mandanti erano ben altri. Questi respingono tutte le piste estere. Secondo loro, i colpevoli sono in Italia e si trovano nelle istituzioni. Sono gli anni di piombo e la strategia della tensione è al suo culmine. Il sospetto è che ancora una volta il gesto violento sia l'ennesimo tentativo di destabilizzare il paese e forzare una deriva autoritaria a Montecitorio. I gruppi neofascisti erano stati solo gli esecutori materiali di un gesto architettato negli uffici del Sismi. Molti anni più tardi, da inchieste giornalistiche, emerge l'ombra del generale Giuseppe Santovito, direttore del Sismi e iscritto alla loggia segreta P2. Negli anni si sono succeduti diversi processi che hanno portato alla condanna degli esecutori, mentre chi fosse veramente il mandante rimane una domanda controversa e senza una semplice risposta. È il 1979 e la rivoluzione in Iran crea scompiglio nell'approvvigionamento di petrolio negli stati occidentali. L'Italia è tra i paesi più colpiti dall'insicurezza energetica. L'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi, si mobilita e accorda un contratto favorevole con una società saudita tramite l'Agip. Il contratto regola la vendita di circa 90 milioni di barili in 3 anni, a cui l'Italia deve pagare una cifra onerosa, ma pur sempre vantaggiosa per i prezzi del mercato. Petronim è l'ente incaricato di fare da mediatore per la transazione con una commissione del 7%. Accordo che viene segretato e mascherato tramite la società Sofilau, con sede a Panama. Non è chiaro chi sia la testa di questa società e quindi chi sia il beneficiario di questa commissione. Quando questo viene scoperto, il clamore porta ad alcuni arresti minori e alle dimissioni forzate del presidente dell'ENI, Giorgio Mazzanti, ma ancora una volta i veri organizzatori, che hanno tratto profitto dall'operazione, non vengono identificati. Piccola nota assolutamente scollegata: qualche anno più tardi il nome di Giorgio Mazzanti è stato trovato nella lista di membri della P2. Sono da poco passate le 17 di domenica 12 febbraio 1995 e gli agenti della Polfer arrivano al binario 10 della stazione dei treni Roma Ostiense. Piove. A terra, sulla banchina, c'è un uomo, è senza vita. Sembra si sia trattato di un malore o forse
una caduta accidentale. Nella borsa dell'uomo si trovano i suoi documenti. È Duilio Saggiaci Vitelli, di 53 anni. Assieme ai documenti viene trovato il volantino di un'agenzia di investigazione privata, di proprietà dei figli dell'uomo. Viene disposta l'autopsia e viene ritrovato un colpo d'arma da fuoco calibro 9 sul cranio dell'uomo. Saggiaci Vitelli è stato freddato. Ma da chi e perché? Inizia un giallo nel passato della vittima, che porta a più domande che risposte. L'uomo era un appassionato di trenini e passava gran parte del suo tempo immerso nei plastici, che occupavano uno dei suoi appartamenti. Non lavorava e aveva una vita sentimentale divisa in due. Nel fine settimana, Saggiaci Vitelli viveva in casa con la moglie, mentre dal lunedì al venerdì si recava in un'altra abitazione di sua proprietà e qui viveva con un'altra donna. Si indaga anche nelle finanze dell'uomo. Nonostante non avesse un impiego, la vittima possedeva più di 1 miliardo di lire e diverse proprietà nella capitale. Si inizia a sospettare che il delitto sia stato eseguito da un sicario, ma il movente non è chiaro, così come non si capisce chi possa essere stato. Il G8 è stato un forum politico in cui ogni anno si incontravano i rappresentanti di 8 Paesi membri, tra cui Italia e Stati Uniti, al fine di discutere politiche economiche. Nel 2001 il luogo scelto per il G8 è stata la città di Genova. Durante i giorni della riunione, diverse organizzazioni civili, tra cui movimenti No Global e associazioni pacifiste, sono arrivate nel capoluogo per manifestare il loro dissenso verso le politiche promosse dal forum. Tra questi, però, si sono infiltrati anche dei gruppi provocatori, che hanno causato lo scoppio di scontri violenti fra manifestanti e forze dell'ordine. In questo contesto, il carabiniere Mario Placanica ha esploso un colpo d'arma d'ordinanza causando il decesso del manifestante Carlo Giuliani. La ricostruzione ufficiale parla di legittima difesa, in quanto Giuliani sarebbe stato in procinto di lanciare un estintore addosso al carabiniere. 5 giorni dopo il fatto, a inchiesta per omicidio avviata, il magistrato in carica dispone la crematura del corpo, rendendo impossibili ulteriori autopsie. È l'evento che apre la porta a quesiti sui fatti del luglio del 2001. Secondo molti testimoni, infatti, tra cui diversi giornalisti, i militari sarebbero arrivati sul luogo del G8 con un atteggiamento ostile, manifestatosi ben prima dell'arrivo dei provocatori, i famosi Black Bloc, verso i quali è sempre stato puntato il dito. Alcune fonti riportano che i servizi segreti, sia italiani che stranieri, fossero in possesso di informazioni sull'evento, che fossero a conoscenza delle intenzioni degli agitatori, della loro volontà di infiltrarsi e di causare disordini, ma che queste informazioni fossero state deliberatamente ignorate dalle istituzioni. Ancora una volta, il sospetto su di un caso drammatico è lo stesso, che a volere la violenza sia stata una fazione interna alle istituzioni, per legittimare misure repressive in uno strascico della strategia della tensione degli anni di piombo. Giovanni Falcone è stato un magistrato italiano assassinato da Cosa Nostra nel 1992 nella strage di Capaci. Falcone era parte del pool antimafia, un gruppo composto da 4 magistrati istruttori, tra cui Paolo Borsellino, che avevano iniziato ad usare tecniche investigative moderne per combattere Cosa Nostra. Il dossier di Falcone è un documento che conteneva gli appunti del magistrato sulle attività mafiose che aveva scoperto, in particolare un giro di appalti truccati che nella regione Sicilia favorivano ditte di proprietà di mafiosi, di fatto dirottando fondi pubblici verso le tasche della criminalità organizzata. Il dossier è scomparso dopo il suo decesso e non è mai più stato ritrovato. Il magistrato è stato eletto ad eroe civile e gran parte dei colpevoli delle attività illecite da lui scoperte sono rimasti impuniti. Il mistero amaro di che fine abbia fatto il dossier e su chi sia stato a farlo scoprire trova una risposta altrettanto vaga che, come spesso accade in questo iceberg, non dà soddisfazione né giustizia. Argo 16 era il nome in codice di un aereo dell'Aeronautica Militare Italiana. Il 23 novembre 1973 il velivolo si prepara al decollo. L'equipaggio è di 5 persone: il colonnello Anano Borreo, il tenente colonnello Mario Grande, il maresciallo Aldo Schiavone, il maresciallo Francesco Bernardini e il tenente colonnello del SID Giuseppe Cismondi. Quest'ultimo, subito prima del decollo, viene raggiunto da una comunicazione radio che lo fa scendere dal velivolo, che parte ugualmente senza di lui. A pochi minuti dalla partenza, Argo 16 precipita sullo stabilimento chimico della Mount Edison a Mestre. Sulla vicenda, nel 1988 viene apposto il segreto di Stato. All'epoca,
L'Italia stava adottando politiche estere più favorevoli al mondo arabo e per alcuni l'incidente sarebbe stato in realtà organizzato dal Mossad, il servizio segreto israeliano, come un avvertimento. Altri indicano le mansioni segrete svolte dall'aereo nel Mediterraneo e quindi una matrice di origine libica. Nel 1990 vengono incriminati ufficiali dell'aeronautica, del SID e del SISMI per il loro presunto occultamento di prove sul caso, ma vengono tutti prosciolti. Nel 1999 la Corte d'Assise di Venezia stabilisce che si è trattato di uno sfortunato incidente e nulla più. 1944. Gli alleati sono sbarcati in Italia e stanno risalendo lo stivale. Il Comando Supremo delle Forze di Occupazione ha sede nel Monte Soracte, dove Albert Kesselring ha preso il controllo del dedalo di cunicoli sotterranei fatti scavare come rifugio antiaereo. Il maresciallo ha con sé i lingotti d'oro rubati alla Banca d'Italia quando le truppe alleate si avvicinano. Qui la ricerca storica si interrompe e le voci di corridoio prendono il controllo e puntano proprio al Monte Soracte. È qui che, secondo le voci, sarebbero nascosti i lingotti, parte della rifurtiva, che ammonterebbe a più di 20 tonnellate d'oro. Volpe 132 è il nome di un elicottero della Guardia di Finanza italiana. Il 2 marzo 1994 il velivolo ha un equipaggio di 2 persone, il brigadiere Fabrizio Sedda e il maresciallo Gianfranco Derio. I due ricevono una missione: devono sorvolare le coste meridionali della Sardegna assieme a una motovedetta per un'indagine su presunti traffici illeciti a largo delle acque sarde. Alle 19:18, durante lo svolgimento della missione, l'elicottero esegue una virata improvvisa e scompare dai radar. L'episodio viene imputato a un incidente causato da un errore umano, ma nelle inchieste successive emerge l'ombra di un atto doloso. L'elicottero sarebbe stato abbattuto da un missile, probabilmente partito da un lanciarazzi, ma non è chiaro chi ci fosse dietro al grilletto. Le ipotesi parlano di criminalità organizzata intenta al traffico di armi tra Corsica e Sardegna o al traffico di droga. Nel 2011 una perizia del RIS certifica che a bordo del velivolo sarebbe venuta un'esplosione non compatibile con una bomba. Se il video vi sta piacendo, magari considerate di iscrivervi e mettere mi piace. Grazie a tutti quelli che lo hanno già fatto. E se volete che approfondisca di più nel dettaglio uno di questi casi, magari in un video a parte, scrivetelo pure nei commenti. Agosto 1997. Un uomo esce di casa in tarda serata, si guarda attorno e sale in macchina. Si dirige in una discarica abusiva per liberarsi di 2 materassi. Qui trova un taxi in sosta. Il tassametro è ancora attivo e legato al sedile dell'auto c'è il corpo privo di vita di una giovane donna. Si tratta di Alessandra Vanni, di 29 anni. Sul collo ha segni di strangolamento. La polizia fa un sopralluogo e non trova segni di lotta. Sul cruscotto c'è l'impronta di una scarpa e nella vettura manca l'incasso della giornata. Siena 22 è la sigla del taxi della donna, che quella sera ha eseguito la sua ultima corsa tra Siena e Castellina in Chianti. Chiunque l'abbia ridotta così è poi rimasto con lei in auto per legarla al sedile. Non si tratta di una rapina. L'autopsia stabilisce l'ora del decesso tra l'1 e le 3 di notte e non vengono riscontrati segni di violenza sessuale. L'ex marito e l'attuale compagno della donna vengono sentiti, ma hanno entrambi un alibi. 2 settimane più tardi, inoltre, una lettera anonima arriva alla stazione dei carabinieri e all'interno c'è un messaggio in latino: Quis est dignus aperire librum et solvere signacula eius. Frase dell'Apocalisse di Giovanni, che tradotta recita: chi è degno di aprire il libro e di rompere i sigilli? Le indagini arrivano a un punto morto e da allora nessuno ha mai saputo chi e perché abbia tolto la vita ad Alessandra Vanni e a quale mistero nasconda il taxi Siena 22. Le Brigate Rosse sono un gruppo eversivo di estrema sinistra nato e attivo in Italia durante gli anni di piombo. L'ideologia del gruppo era di matrice marxista-leninista e tra tutti i gruppi di simile vocazione nell'Europa dell'epoca sono più probabilmente quello più pericoloso. Lo scopo principale delle Brigate Rosse era la lotta armata rivoluzionaria per il comunismo. Negli anni il gruppo si è macchiato di molti crimini violenti. Nonostante gli arresti e i processi, rimangono ancora molti misteri a circondare questo gruppo. Tra questi c'è la zona grigia descritta da Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, incarcerato nel 1974. Questi ha descritto così una serie di interazioni e scambi, non meglio chiariti, tra le Brigate Rosse
e alcuni apparati deviati dei servizi segreti italiani. Molti respingono questa tesi. Il gruppo era nato per la lotta operaia e a muoverlo c'era solo interesse per i lavoratori. Altri non possono non chiedersi se tra i vari attori del gruppo non ci fosse qualcuno mosso da ben altri interessi. Non avevo mai sentito questo caso prima di creare l'iceberg. Ringrazio tutti gli utenti che su Reddit mi hanno segnalato questa storia. Tutto si svolge nell'arco di pochi minuti, nella tarda mattinata di mercoledì 16 novembre 1988. Alle ore 12, i carabinieri Antonio Mantella e Daniele Fabbri stanno prestando servizio di fronte alla banca di credito Romagnolo. Il turno dovrebbe durare fino alle 13, ma una chiamata del comandante, il brigadiere Luigi Chianese, li convoca in caserma. 2 operai li fermano per denunciare un furto, ma i carabinieri gli dicono di recarsi in caserma perché devono rientrare con urgenza. Alle 12:20 tutti e 5 i carabinieri della caserma di Bagnara di Romagna sono all'interno dell'edificio. Oltre ai 2 già citati c'è il comandante Chianese, il carabiniere scelto Angelo Quaglia e l'ausiliario Paolo Camesasca. A questo punto succede qualcosa di ben chiarito, che porta Mantella ad aprire il fuoco e a esplodere 32 colpi di arma da fuoco. Gli altri 4 carabinieri sono tutti a terra, privi di vita. Mantella si accanisce sui corpi e scarica su di questi l'arma d'ordinanza. Dopo aver preso altre armi automatiche dell'armeria, Mantella spara fuori dalla caserma, ferendo la moglie del brigadiere Chianese. Poco più tardi si toglie la vita, portando con sé la ragione di una strage così efferata. Michele Sindona è stato un banchiere italiano legato allo IOR, alla P2 e alla famiglia mafiosa Gambino negli Stati Uniti. Come esito delle sue attività bancarie, Sindona è stato accusato e condannato di diversi reati, tra cui frode, appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta. Dalla sua posizione al vertice di grandi banche italiane, si ritrova a compiere una serie di decisioni che lo fanno finire sul mirino delle autorità giudiziarie sia italiane che statunitensi. Nel 1980 viene condannato negli Stati Uniti per crimini finanziari e viene poi estradato in Italia per subire un processo per l'omicidio di Giorgio Ambrosioli, un avvocato incaricato di scavare nelle documentazioni della banca privata italiana, presieduta da Sindona. Mentre in carcere a Voghera, Sindona beve un caffè al cianuro, che ne causa la morte in ospedale qualche giorno più tardi. Il cianuro di potassio ha un forte odore, ed è quindi difficile che Sindona lo abbia assunto per errore. Era da poco stato visitato da un agente della CIA, e il sospetto è che Sindona abbia assunto il veleno per causare un'ulteriore estradizione negli Stati Uniti, dove era convinto avrebbe ricevuto un trattamento di favore. Le ragioni della sua morte non sono del tutto chiare, e i misteri di cui Michele Sindona era in possesso sono andati persi assieme a lui. La profezia di Malachia è una lista di 112 entrate scritte in latino che descriverebbe i futuri papi da Celestino II in poi. La lista è attribuita a San Malachia, l'arcivescovo della diocesi irlandese di Armagh, e termina con una premonizione. Durante il pontificato di un papa descritto come Petrus Romanus, una città dai 7 colli verrebbe distrutta, e questo darebbe origine al giudizio finale. Papa Francesco è stato il 112° papa dall'inizio della lista, ma il conteggio è controverso. La lista infatti sembra legittimare 10 antipapi eletti fuori dal diritto canonico. Non è chiara l'origine del documento, né il significato di diverse descrizioni in teorie relative ai papi più recenti. Il documento è probabilmente un falso storico, ma non è chiaro per quale motivo sia stato stilato, né chi si nascondesse dietro al documento. È mercoledì 20 settembre 2006 e vengono emesse 21 ordinanze di custodia cautelare verso dirigenti di Telecom Italia, poliziotti, militari e agenti della Guardia di Finanza. Inizia un'inchiesta che rivela una presunta rete di spionaggio illegale che sarebbe stata condotta da Telecom su ordine del Sismi. Lo scopo? Il dossieraggio di personaggi pubblici come politici o persone dello spettacolo. A questo viene poi collegato il presunto suicidio di Adamo Bove, ex responsabile della sicurezza di Telecom, che aveva scoperto una falla nella sicurezza del sistema che avrebbe permesso, in cattive mani, di eseguire intercettazioni illegali senza lasciare tracce. Questo e altri dettagli non ancora chiariti sono al centro dell'inchiesta che ha condotto al rinvio a giudizio di 34 persone. Nella mattina del 22 gennaio 1984, a Grottaferrata, nella città metropolitana di Roma, viene ritrovato il corpo di una giovane donna. Giace supino tra le vigne.
Il corpo ha subito un occultamento sommario con foglie e sassi, ma è ben visibile. Il decesso è avvenuto per asfissia. Il corpo riporta fratture interne, ma non sono presenti segni di violenza sessuale. Si tratta di Katy Skerl, 17 anni, di Roma. La ragazza era stata a una festa di amici solo la sera prima. Subito dopo avrebbe dovuto recarsi a casa di un'amica, dove però non era mai arrivata. L'ora del decesso risale alla sera precedente, tra le 21:30 e le 23. Le indagini valutano tutte le ipotesi. In un primo momento si pensa all'assassino seriale Maurizio Giuliano, che viene però prosciolto. Si pensa anche a un legame con i casi di Mirella Gregori ed Emanuele Orlandi, per alcune dichiarazioni di Mario Accetti. Un'altra pista è quella politica, dal momento che Katy era iscritta alla Federazione Giovanile Comunista Italiana, ma gli indizi, in una o l'altra direzione, sono scarsi. Nel 2021 la cugina della ragazza ha richiesto la riesumazione della salma. L'operazione è avvenuta nel 2022, ma al momento della procedura è stato scoperto che la tomba di Katy era stata manomessa, la bara era sparita e non è mai stata ritrovata. Il caso rimane avvolto in ombre e speculazioni. Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia, ordina la costruzione di un castello presso il monastero di Santa Maria del Monte, in Puglia. La struttura che ne risulta, completa solo dopo la morte dell'imperatore, è Castel del Monte, un edificio a pianta ottagonale quasi perfettamente simmetrico, con una pianta desueta per un castello. L'edificio non ha forte valore difensivo e presenta un'attenzione per simbolismo e geometria che suggeriscono che non si trattasse di una fortezza. La sua vera funzione, però, è stata persa nel tempo. Questa conoscenza perduta ha nutrito nei secoli diverse leggende, tra cui una delle più supportate. Questa sostiene che qui i Templari avrebbero nascosto il Santo Graal, il calice da cui Gesù avrebbe bevuto durante l'ultima cena e che in seguito sarebbe stato usato per raccogliere il suo sangue, in un uso più letterale e meno allegorico. L'affinità con i Templari deriva anche dalla pianta dell'edificio, che sarebbe sovrapponibile con la croce simbolo dei Cavalieri del Tempio. Purtroppo, simboli e vecchie leggende sono la sola cosa che rimane per provare anche solo a interpretare quale fosse davvero lo scopo di questo edificio. 12 dicembre 1969. È un venerdì. Sono le 16:30. Quando un boato travolge la sede di Milano della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. In un istante, 17 persone perdono la vita, mentre 88 rimangono ferite. È la prima strage di questa portata della Repubblica Italiana, l'evento che decreta l'inizio degli anni di piombo. In un primo momento, i sospetti ricadono su un gruppo di anarchici. La pista viene diffusa dall'Ufficio Affari Riservati del Viminale, la sede centrale dell'intelligence interna alla Repubblica. In seguito, questo risulterà essere solo il primo di tanti depistaggi. Il 12 dicembre il presunto anarchico Giuseppe Pinelli viene interrogato sulla strage e precipita dal quarto piano del palazzo della questura. Si parla di malore, ma anche di un atto deliberato perché il suo alibi era crollato. Il 16 dicembre viene arrestato sulla base della testimonianza di un tassista, Pietro Valpreda, un altro anarchico, e le istituzioni si congratulano subito per la cattura del colpevole. Le dichiarazioni del testimone, però, non sono compatibili con la dinamica dell'evento e si sospetta che nel taxi ci fosse invece un sosia, Antonio Sottostanti, membro di gruppi eversivi di estrema destra, infiltrato tra gli anarchici. Diverse inchieste si sono susseguite negli anni. Le sentenze non hanno mai condannato i mandanti della strage, che è stata associata alla strategia della tensione e imputata a Ordine Nuovo, un gruppo eversivo di estrema destra che aveva concorso assieme ad ignoti all'esecuzione dell'attentato, nel tentativo di accusare gruppi anarchici dell'epoca e legittimare ancora una volta una presa di potere di forze antidemocratiche. Il caso Willy Branchi è un caso poco noto ed enigmatico che ha come sfortunato protagonista un ragazzo di Goro, in provincia di Ferrara. Vilfrido Luciano Branchi, detto Willy, ha 18 anni e ha deficit cognitivi. Vive nella cittadina vicino al fiume Po ed è proprio lungo le sponde di questo fiume che viene ritrovato senza vita il 30 settembre 1988. Il ragazzo ha il volto tumefatto, è privo di vestiti ed è stato finito con un colpo di pistola da macello al capo. La salma inerme è proprio sotto il cartello con il nome del paese. Le piste vagliate sono 3. La prima è quella del traffico di droga. Willy, anche per via del proprio deficit cognitivo, sarebbe stato probabilmente usato per consegnare stupefacenti. La seconda è la pista della pedofilia.
Nella zona in quegli anni c'erano dei predatori che cercavano prede facili e Willy sarebbe potuto essere stato una vittima di questo tipo di aggressione. L'ultima teoria, basata su una lettera anonima arrivata agli inquirenti nel 2015, indica come colpevole un ex tossicodipendente che avrebbe compiuto il gesto estremo per rubare qualche soldo in un momento di crisi. A questo si aggiungono depistaggi e dichiarazioni, poi ritrattate, di persone tra cui il parroco di Goro, che non fanno che gettare fumo sugli occhi degli investigatori. 2 agosto 1990 scoppia la guerra del Golfo e l'operazione Desert Storm travolge l'Iraq. È uno dei più grandi conflitti armati fra eserciti moderni dopo la guerra in Vietnam e l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica. Davide Cervia è un militare italiano, in congedo dall'84, e conduce la sua vita normalmente finché un giorno, di un mese più tardi, il 12 settembre 1990, scompare. Si parla di allontanamento volontario, ma presto dei testimoni si fanno avanti. Secondo questi, Cervia è stato rapito da degli individui che sono poi scappati con la sua auto. Il veicolo viene poi ritrovato nei pressi della stazione di Roma Termini. A bordo ci sono ancora i fiori che l'uomo aveva comprato per la moglie. 4 mesi dopo la scomparsa, il nome di Davide Cervia compare nella lista passeggeri di un volo Air France diretto al Cairo. A comprare il biglietto è stato il Ministero degli Esteri francese. A questo si aggiungono telefonate anonime, lettere e qualcuno raggiunge la famiglia dell'uomo e offre $1 miliardo se questi accettano di lasciar perdere la vicenda. Seguono testimonianze poco attendibili sul destino dell'uomo, finché il Ministero della Difesa non rivela che Cervia, mentre aveva prestato servizio anni prima, aveva ricevuto una qualifica sull'uso di armi elettroniche sofisticate, di cui Cervia non aveva mai parlato alla famiglia per questioni di sicurezza. Il sospetto che l'uomo sia stato rapito proprio per la sua conoscenza di simili armamenti e in concomitanza dello scoppio del conflitto armato si fanno sempre più pressanti. L'inchiesta però non porta a nessun colpevole e a oggi rimangono solo speculazioni su chi possa essere stato. La Libia o forse un altro paese arabo o l'Unione Sovietica stessa sono solo alcuni dei presunti colpevoli. Il caso Italo Toni e Graziella De Palo è complesso e presenta diversi gradi di possibile lettura, che non rendono facile intravedere cosa sia veramente successo. I due erano giornalisti italiani in viaggio tra Damasco, in Siria, e Beirut, in Libano. Qui sono entrati in contatto con un rappresentante dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Una volta a Beirut, si sono recati nell'ambasciata italiana perché erano preoccupati per la propria incolumità. I due avvertono l'ambasciata del viaggio che stanno per intraprendere verso il Libano meridionale, dopodiché scompaiono. Sul caso è stato posto il segreto di Stato dal governo Craxi, ma questo non ha impedito ad alcune presunte relazioni sulle loro ultime ore di emergere. Secondo una ricostruzione, i due giornalisti sarebbero stati testimoni di trattative per la vendita illegale di armi italo-francesi all'OLP da parte di servizi segreti e militari italiani. Altre piste, invece, sostengono che i due sono stati rapiti e giustiziati in ritorsione verso l'Italia, che all'epoca stava processando un cittadino palestinese appartenente al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che aveva partecipato al traffico illegale di missili in Italia. Altre ipotesi arrivano a citare le indagini della De Paolo sulla strage di Bologna, in una matassa che sembra impossibile da sbrogliare. Farouk I d'Egitto è stato il monarca dello Stato nordafricano tra il 1936 e il 1952, anno in cui un colpo di Stato, attuato dai militari egiziani, ha forzato Farouk ad abdicare in favore del figlio appena nato. Nel 1953 i militari aboliscono la monarchia. La famiglia reale parte per l'esilio e si reca in un primo momento nel Principato di Monaco, ma si sposta poi in Italia fino a stabilirsi a Roma. Qui, dopo un'opulenta cena di 24 portate presso il suo ristorante preferito, Farouk si spegne all'età di 45 anni. L'ipotesi ventilata da qualcuno è avvelenamento, mentre i più liquidano l'idea come una finzione. Apparentemente, perdere la vita dopo una cena prima dei 50 anni era una cosa comune all'epoca. L'uomo è stato sepolto nella moschea di Al-Rifai, al Cairo, e non ci sono piste su un possibile movente per un ipotetico assassinio. Farouk I era un membro della loggia propaganda massonica e rimangono celebri le ultime parole da lui pronunciate. Il mondo intero è in rivolta. Nel XXI secolo resteranno solo 5 re: il re di picche, il re di fiori, il re di quadri, quello di cuori e il re d'Inghilterra.
Il dossier Mitrokhin è un dossier contenente dati riservate del KGB, il servizio segreto sovietico, pubblicati da Vassili Nikitich Mitrokhin in Gran Bretagna tra il 1999 e il 2005. L'uomo sarebbe stato in grado di fare delle copie di centinaia di documenti riservati e farli arrivare all'ambasciata britannica in diverse visite senza mai essere colto in flagrante dal KGB. Se l'autenticità dei documenti è quindi dubbia, questi contengono informazioni che in alcuni casi si sono verificate accurate e hanno come soggetto le attività dell'Unione Sovietica in diversi stati, tra cui l'Italia. Tra le attività del KGB in Italia ci sono stazioni radio segrete e depositi di armi per armare la resistenza in caso di colpo di Stato da parte di forze di estrema destra. Ci sono finanziamenti illeciti al PCI e al Partito Socialista di Unità Proletaria e l'infiltrazione di spie tra le istituzioni italiane. Le informazioni rivelano il ruolo recitato dall'Unione Sovietica in Italia durante la Guerra Fredda, ma diversi quesiti rimangono sull'intera vicenda. Una delle domande principali è perché il SISMI, il servizio segreto italiano, seppure avesse ricevuto il dossier nel 1995, ne abbia parlato solo 4 anni più tardi. La seconda domanda, più pressante, è l'identità dei collaboratori sovietici in Italia. Sebbene la lista dei vari nomi sia stata pubblicata, che ci fosse dietro i vari pseudonimi e nomi in codice è impossibile da decifrare e lascia lo Stato italiano senza risposte e senza responsabili. Nel 1994, nel palazzo Cesi Gaddi a Roma, venne ritrovato un armadio colmo di documenti. Il palazzo è in uso dalla cancelleria della procura militare e l'armadio è rivolto verso il muro, in modo che le ante rimangano bloccate. Dopo un'ispezione superficiale, emerge che i documenti contenuti nell'armadio riguardano migliaia di crimini commessi dalle forze nazifasciste negli anni dell'occupazione. I documenti riportano atrocità secretate frettolosamente e mai rivelate al pubblico. Tra i contenuti ci sono documenti che parlano dell'eccidio delle Fosse Ardeatine e la strage di Mazzabotto, così come di decine di altre stragi. La domanda che sorge quindi è perché. Le motivazioni possibili sono svariate. I documenti avrebbero potuto menzionare collaboratori italiani o personaggi influenti. Un'altra ipotesi è che i dossier avrebbero palesato negligenza o inadeguatezza da parte del sistema giudiziario italiano, che all'epoca dei fatti non aveva perseguito i colpevoli adeguatamente. Infine, l'ipotesi più supportata è che i dossier erano stati segretati per evitare tensioni diplomatiche con la Germania Ovest, alleato cardine dell'equilibrio politico precario della Guerra Fredda. Personalmente, sospetto anche un'altra motivazione. Durante la Guerra Fredda, il nemico principale era il comunismo, e qualsiasi altra fazione, incluse forze politiche filofasciste, erano percepite come un male minore. Censurare documenti che ne avrebbero rivelato le atrocità avrebbe minato questa interpretazione della storia. Questo è uno dei casi che mi è stato segnalato da più utenti nelle varie piattaforme. Il 10 aprile 1991, la Moby Prince si appresta a salpare dal porto di Livorno per una tratta di linea con destinazione Olbia. Alle 22:03 si appresta ad uscire dal porto, ma la petroliera Agip Abruzzo si trova sulla traiettoria della Moby Prince e una collisione sembra inevitabile. Il traghetto urta la petroliera e lacera una delle cisterne che contiene petrolio iraniano. Alle 22:25 viene lanciato il Mayday, ma i soccorsi non agiscono. Il greggio della petroliera travolge la Moby Prince, che prende fuoco quasi subito. Nel frattempo, la Agip Abruzzo inoltra le chiamate di soccorso, che raggiunge la Moby Prince solo alle 23:35. Al momento dell'impatto, sulla Moby Prince c'erano 141 persone, tra equipaggio e passeggeri. Le vittime accertate sono 140. Ci sono state diverse accuse e teorie su cosa sia successo veramente quella sera. Alcuni hanno attribuito la tragedia a scarsa visibilità, dovuta a un banco di nebbia, confermato poi dall'unico superstite, ma smentito da altri testimoni. Altri hanno dichiarato che l'equipaggio era distratto perché stava seguendo una partita di calcio. Altra ipotesi che non sembra corrispondere alla verità. Anche la posizione della Agip Abruzzo è controversa. Secondo ricostruzioni, la nave si trovava sulla traiettoria delle navi in uscita dal porto, posizione che sposterebbe parte della responsabilità dell'accaduto sulla petroliera stessa. Infine, c'è il ritardo nei soccorsi. Il loro arrivo tempestivo avrebbe potuto decretare un esito diverso sulla vicenda, ma per qualche motivo così non è stato. Questi sono i dubbi principali che avvalgono ancora il disastro della Moby Prince.
la tragedia più grave della Marina Mercantile Italiana dalla Seconda Guerra Mondiale. Questo era il terzo livello dell'iceberg e vi ringrazio se avete ascoltato fin qui. Mi fa molto piacere vedere il vostro entusiasmo per questa serie e volevo rassicurarvi confermandovi che non ho smesso di fare video a riguardo. Ho cercato di raccontare tutte le voci senza omettere troppo, ma senza neanche andare troppo in profondità, per questioni di tempo. Se vi piacerebbe vedere un video dettagliato su uno di questi casi, ovviamente, non esitate a scrivermelo. Il lavoro che questi video richiedono è infinito e mi fa veramente piacere che vi stiano piacendo. Detto questo, se vi va di supportare il canale e aiutarmi a continuare, vi invito a mettere mi piace a questo video e a iscrivervi al canale. Ogni nuovo iscritto fa veramente la differenza. Grazie ancora, un saluto e al prossimo mistero.